tutti ragazzi, io sono Rosalinda e oggi in nuovo video. Oggi ti dirò delle curiosità su Harry Potter che probabilmente non sai, a meno che non sei una Potterhead o un Potterhead come me. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video. E adesso possiamo cominciare subito. Il numero che compone Arthur Weasley nella cabina telefonica, che li porterà poi nel Ministero della Magia, è 62442. Le lettere che si trovano sotto appunto compongono la parola magic, ovvero magia. Il Quidditch è lo sport più popolare tra le streghe e i maghi d'Europa, in America invece è il quadpot. La linea 7,5 della King's Cross Station è il punto di partenza per il treno a lunga distanza che si ferma solo per i maghi nelle stazioni europee. Il personaggio del professor Snape è ispirato al vecchio maestro di chimica della Rowling. Dopo Hogwarts, Hermione ha lavorato presso il Ministero della Magia, presso il Dipartimento per la regolazione e controllo delle creature magiche, per ottenere maggiori diritti per gli elfi domestici e altre creature magiche. Successivamente è passata al Dipartimento Applicazione della Legge Magica. Harry è diventato il capo del Dipartimento Auror e successivamente di tutto il Dipartimento dell'Applicazione della Legge Magica. Inoltre, in varie occasioni, ha tenuto le lezioni sulla difesa contro le arti oscure proprio nelle classi di Hogwarts. Dopo aver lasciato il suo lavoro al Ministero della Magia, Ron si unisce a suo fratello George nella gestione del Weasley Wizard Wizard. Dopo Hogwarts, Ginny Weasley diventa una giocatrice professionista di Quidditch e, dopo aver avuto il primo figlio con Harry, entra a far parte della redazione sportiva della Gazzetta del Profeta. I nomi dei figli di Harry sono in memoria di alcuni personaggi: James Sirius, Albus Severus e Lily Luna. In una recensione scritta a mano su Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Stephen King definisce la professoressa Umbridge la miglior cattiva immaginaria dai tempi di Hannibal Lecter. Il motto della scuola di Hogwarts è Draco Dormiens nunquam titillamnis, che significa mai sollecitare un drago addormentato. Quando era giovane e silente si innamorò di Gellert Grindelwald, prima che diventasse il più terribile mago di tutti i tempi, prima di Voldemort. Minerva McGranit era infelicemente innamorata di un babbano in gioventù, ma poi fuggì a Londra per un lavoro presso il Dipartimento Applicazione della Legge Magica. Quando era una studentessa, la professoressa McGranit, era una giocatrice di Quidditch di grande talento. Dopo un infortunio però dovette rinunciare a questo sport. Harry e la sua creatrice J.K. Rowling festeggiano il compleanno lo stesso giorno, il 31 luglio. La Rowling ha modellato l'immagine di Hermione proprio su se stessa, infatti le ha dato come patronus il suo animale preferito, la lontra. Se fosse difeso da suo padre, Draco Malfoy sarebbe andato presso l'istituto Durmstrang. Tuttavia però, sua madre non voleva che andasse così lontano. La Rowling ha usato la depressione dopo la morte della madre come modello per creare i dissennatori e la sensazione che scatenano. In Harry Potter e il Calice di Fuoco, il mio film preferito tra l'altro, dell'intera saga, c'è una scena nell'ufficio di Silente, in cui vi è una chiara allusione al film Harry Potter e i doni della morte, insieme ad un dialogo che dice così: «Vedi Harry, io ho cercato e cercato qualcosa, qualche piccolo dettaglio, qualcosa che avrei potuto trascurare, qualcosa che spiegherebbe il motivo per cui queste cose terribili sono accadute. Ogni volta che mi avvicino a una risposta che scivola via, è esasperante». Anticipatamente alle riprese del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il regista Alfonso Cuarón aveva chiesto ai 3 attori principali di scrivere appunto un saggio sui loro personaggi. Emma Watson si presentò con un saggio di 16 pagine su Hermione, Daniel Radcliffe ha scritto una pagina su Harry e Ron non ha mai consegnato il compito.
Durante le riprese di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il mantello di Hogwarts di Tom Felton, quindi di Draco Malfoy, sono state cucite le tasche perché l'attore voleva continuamente contrabbandare del cibo sul set. Nel corso della ripresa del bacio tra Harry ed Hermione, Rupert Grint, ovvero Ron Weasley, è stato invitato a lasciare il set perché non smetteva di ridere. Nel cimitero di Graveyard Kirk a Edimburgo ci sono 3 lapidi con i nomi Thomas Riddle, William McGonagall ed Elizabeth Moody. Si dice che la Rowling si sia ispirata proprio a queste lapidi per creare i nomi di alcuni suoi personaggi. La Rowling ha respinto la richiesta da parte di Michael Jackson di creare un musical su Harry Potter. Cioè, è Michael Jackson, ma perché? La Rowling aveva deciso che l'ultima parola detta da Harry fosse appunto cicatrice, per poi cambiare idea e optare per qualcosa di più sereno come andava tutto bene. Inizialmente la Rowling aveva deciso di far morire Arthur Weasley in Harry Potter e i doni della morte, ma alla fine decise di sacrificare Remus Lupin. Il Patronus di Ron è un Jack Russell, conosciuto appunto per inseguire la lontra, il Patronus di Hermione. Ebbene ragazzi, queste erano alcune curiosità su Harry Potter. Io comunque sono una corvo nero. Fatemi sapere che casata siete voi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio!